48 litri di capienza. Se vi ricordate cosa preferisci, cosa sceglieresti della pasta, togliamo il motocase o con una qualsiasi altra borsa semirigida. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Ahimè, al nord quest'anno il meteo non ci sta dando tregua. È il terzo weekend consecutivo in cui fuori c'è un muro d'acqua e quindi sono costretto a stare in casa. Stare in casa però non sempre è una cosa negativa, perché ne sto approfittando in questi giorni sia per fare della sana manutenzione al GS, che in quasi 230.000 km mi ha chiesto veramente il minimo indispensabile, come voi sapete, come ho sempre detto, e sia per pianificare il viaggio di quest'estate. E proprio per via del tempo brutto ne approfitto per rispondere a tanti di voi che mi hanno letteralmente sommerso di messaggi privati su Instagram e Facebook relativamente a questi due prodotti. È meglio il motocase? È meglio l'overlander? Le differenze? Cosa preferisci? Cosa sceglieresti? Sono qui per dare le risposte a queste domande. Adesso non farò la recensione di questi due prodotti, perché di questi due prodotti ho già parlato in altri due video, in uno in cui parlavo dell'overlander insieme anche alle motobags e un altro in cui vi ho mostrato le caratteristiche e le peculiarità del motocase. Sono qui principalmente a rispondere a quella che è la vostra domanda più ricorrente. Cosa preferisci tra questi due? Qual è il prodotto migliore di tutti e due? Allora, vi dico subito che non c'è un prodotto migliore, semplicemente perché sono prodotti rivolti a due categorie differenti di utilizzatori della moto. L'overlander è sicuramente un prodotto più versatile, più avventuriero, mentre il motocase è sicuramente un prodotto ideale, idoneo, pensato, progettato, dedicato a chi fa prettamente del gran turismo in strada. La differenza che sicuramente salta subito all'occhio è che il motocase è completamente in alluminio, mentre l'overlander è una borsa semirigida. Questo che vuol dire? Vuol dire che nel motocase inevitabilmente il materiale con cui è stato costruito, quindi l'alluminio, in qualche maniera vincola, ci limita, o comunque la capienza massima è ben definita, 57 litri. Di contro l'overlander, grazie proprio alla sua caratteristica di essere una borsa semirigida, quindi come vedete è molto morbido, è molto malleabile, è molto camaleontico, passatemi il termine, ci consente, nonostante una capienza di ben 48 litri, di riporre veramente dell'impossibile. Io adesso ho preparato, dietro la cambio c'è già qualcosina che vorrei mettere all'interno di entrambi i prodotti e farvi vedere la differenza di capienza. 57 litri abbiamo detto il motocase, 48 litri l'overlander. L'overlander mi ha accompagnato nel viaggio a Capo Nord, l'overlander ci ha accompagnato anche nel viaggio in Islanda. L'overlander è un prodotto di cui io sono letteralmente innamorato, senza nulla togliere al motocase, che è sicuramente un prodotto ben fatto, ben pensato, ideale, perfetto per chi fa del, come ho detto, mototurismo su strada. Adesso vi dicevo, ho preparato degli accessori da mettere all'interno delle borse per farvi rendere conto della differenza di capienza e la modularità dei prodotti stessi. Iniziamo con il motocase. Apriamo il motocase e voilà, come vi ricordate l'interno è rosso, quindi ci consente di vedere bene cosa mettiamo al nostro interno. Allora, quello che metterò all'interno, ve lo citerò man mano, sono due sacchi a pelo, eccoli qui, che volendo possiamo mettere anche uno sopra l'altro. Poi prenderò della roba che mi fa letteralmente volume, prenderò alcuni dei risotti che mi ero portato nei precedenti viaggi, sono pochi, considerate che io in Islanda avevo circa 40 di quei risottini lì. Prenderò della pasta, delle confezioni di pasta, delle confezioni di tarallini, all'interno metterò anche delle confetture, eccole qua, quindi ci metto dentro anche due confetture, ci metto dentro anche dei Vitabix, prenderò roba voluminosa in maniera tale da occupare quanto più spazio possibile. Ovviamente quando saremo in viaggio poi sarà tutto decisamente diverso, ma quello che mi interessava a me adesso è farvi vedere la capienza che c'è all'interno. Ci metto anche delle scatolette di tonno, metto delle prugne, il materassino, abbiamo anche il caffè e la gavetta, il caffè che potremmo mettere qui, questo lo mettiamo qui, la gavetta che mettiamo qui
e c'è ancora molto spazio, e andrò a prendere anche altro. Prenderò anche della frutta secca. Ovviamente voi non fate caso ai volumi che sto caricando, perché ovviamente non porterei mai roba in vetro, ma qui per farvi vedere un po' la capienza che c'è, 1, 2, e così il motocase dovrebbe andare a chiudersi. Ok, a questo punto il motocase si è chiuso. Ho ancora un minimo di spazio, ma diciamo che il grosso dello spazio ovviamente si è riempito. Se vi ricordate, all'interno il motocase ha questa luce di cortesia molto 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 comoda. La frutta secca la mettiamo qui, e in un altro qualcosina potremmo mettere ancora di morbido qua sopra. Mettiamo il caso che ho ancora un po' di spazio, voglio mettere un plaid giusto per ammortizzare il tutto. Mettiamo il caso, chiudo, 1, 2, 3, come vedete il motocase si è chiuso. Eccolo qua, è chiuso perfettamente. La roba è abbastanza compressa, ma diciamo che ci sta tutto l'occorrente. Come vedete, di cose ne abbiamo messe in abbondanza. Abbiamo detto un plaid, delle confezioni di frutta secca che, ripeto, in vetro non porterei mai in viaggio, 2 confezioni della GoPro. Abbiamo messo, adesso metterò tutto sul divano così vi farò vedere, abbiamo messo la gavetta, abbiamo messo 2 plaid, abbiamo messo delle altre confetture, pasta e taralli. Abbiamo messo anche dei risotti, sono una decina di confezioni, sono quelle che sono avanzate dal viaggio a Capo Nord. Abbiamo del caffè, altra pasta, abbiamo dei ceci, abbiamo del tonno, abbiamo le prugne, abbiamo un altro sacco a pelo, il materassino, Vitabix. Eccoci qua, adesso possiamo dire che l'Overlander è vuoto. Praticamente tutto quello che siamo riusciti a inserire dentro il motocase è tutta questa roba qui. Adesso vediamo quello che riesce a stare dentro l'Overlander, che è di 48 litri di capienza. Potrete vedere come all'interno dell'Overlander, nonostante il litraggio inferiore, riesca a starci tutta la roba che c'è stata nel motocase, se non addirittura qualcosa in più, grazie al fatto che, essendo un prodotto morbido, riesce facilmente a modulare la sua capienza, ma adesso ve lo dimostrerò. Tra le altre cose, l'ho detto nella recensione ma lo ribadisco anche adesso, all'interno del motocase è possibile farci stare 2 caschi integrali. Siamo riusciti a far stare 2 caschi integrali, prima ancora di avere il motocase, all'interno dell'Overlander da 48 litri. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Ovviamente la sicurezza che hanno i caschi all'interno di un motocase è diverso da quella dell'Overlander, perché l'Overlander con un coltello è possibile in qualche maniera aprirlo. Il motocase è ben più difficile da aprire e soprattutto da portare via, grazie a quella vite ausiliaria compresa nel kit della piastra che consente un ancoraggio ancora più sicuro del motocase della piastra stessa. Adesso però andiamo a vedere cosa entra all'interno dell'Overlander, vi ripeto 48 litri. Adesso però facciamo spazio, togliamo il motocase e lasciamo spazio all'Overlander 48 litri. Andiamo ad aprirlo ed iniziamo a riempirlo. Prendiamo i 2 sacchi a peli, 1 e 1, 2. Sacchi a peli abbiamo messo, adesso prendiamo il materassino, prendiamo i risotti, cerchiamo di metterli in maniera ordinata, in maniera da farci stare tutto quanto. I Vitabix li mettiamo qui sotto, le pasta, taralli mettiamo qui, la gavetta mettiamo qui all'angolo, le confezioni delle GoPro, il caffè, l'altra confezione di GoPro, la pasta, e ad ora andiamo con la frutta secca, 1, 2, le confetture, le prugne, i ceci, le 2 scatole di tonno, altri ceci e infine il plaid. Ricordatevi che questo accessorio qui è ben 48 litri. Adesso come si fa? Si apre la valvolina qui in basso in maniera da permettere l'uscita dell'aria all'interno. Man mano che premerete l'Overlander si ridurrà di volume, continuerà a far uscire aria che è presente all'interno. Qui fa un po' più fatica perché ci sono i sacchi a pelo che ovviamente contengono un po' più di aria. Ok, adesso blocco qui, chiudiamo i lati dell'Overlander, quindi 1 e 1, 2,
E come ultima cosa, ovviamente prenderò le misure per chiudere la parte superiore dell'overlander. Qui considerate che queste corde qui hanno parecchio margine. Io adesso ce le ho quasi tutte chiuse, ma queste hanno un margine abbastanza importante. Vi permettono di caricare anche roba al di sopra dell'overlander. Apriamo anche quest'altra. Ovviamente il margine che ho da questo lato ce l'ho anche da quest'altro, semplicemente allentando anche queste fascette qui. Come vedete anche di qua potrei allungare queste cordine in maniera da avere ulteriore carico al di sopra nella parte superiore. Se io volessi caricare la parte superiore dell'overlander avrei comunque margine, quindi qui potrei caricare ulteriormente. Non è questo il caso, quindi chiudiamo la parte soprastante l'overlander, accorciamo le cordine perché a noi piace andare ordinati, 1, 2, 3, si chiude anche di qua e si fa lo stesso lavoro a tutte e 4 le cordine in maniera che non ci siano lacci che svolazzano. Ovviamente qui l'aria possiamo farla continuare a uscire ancora. Una volta uscita tutta quanta si chiude la valvolina e lui rimarrà impermeabile. Come vedete, nonostante la capienza sia di 48 litri, siamo riusciti a farci stare tutto ciò che era presente all'interno del 57 litri. Anche qui facciamo questo lavoro qui e anche a quest'altro laccio. L'overlander è possibile spostarlo anche tramite questi due manici posti ai lati dello stesso ed ha anche 2 comodi spallacci nel caso in cui si volesse indossare tipo zaino. Alla fine della fiera siamo riusciti a far stare i prodotti che avevamo messo inizialmente nel motocase del 57 litri all'interno dell'overlander 48 litri. Questo semplicemente perché l'overlander, come vi dicevo, ha il vantaggio, la particolarità, la caratteristica, la peculiarità di essere una borsa semirigida. Quindi, così come è utile quando non è proprio piena all'esasperazione, allo stesso tempo è utile anche quando la si vuole riempire fino all'orlo. È possibile riempirlo fino all'orlo, se passatemi il termine, proprio grazie a questa fantastica valvola che consente l'uscita dell'aria e quindi la riduzione del volume. Praticamente la roba all'interno è come se fosse messa sotto vuoto. Vi dico di più, l'ho notato soprattutto nelle moto bags, nonostante siano di colore nero, d'estate non chiedetemi perché, non chiedetemi per come, se le borse voi non le aprite, all'interno i prodotti rimangono estremamente al fresco. L'ho notato soprattutto con le moto bags, sotto un sole cocente in estate. Ho aperto le moto bags e credevo di trovare 2000 gradi, per assurdo i prodotti all'interno erano freschi. Probabilmente questo sistema che tiene la roba tra virgolette sotto vuoto all'interno fa sì che anche la temperatura all'interno non vari a seconda di quella che c'è all'esterno. Come vi dicevo, sono 2 prodotti rivolti a 2 pubblici, a 2 utenti finali del mezzo a 2 ruote. L'overlander è sicuramente un prodotto più avventuriero, mentre il motocase è più rivolto a persone che fanno prettamente strada asfaltate. Il motocase ovviamente può essere ancorato solo ed esclusivamente sulla sua piastra di fissaggio, verosimilmente sul portapacchi. L'overlander di conto potete fissarlo sia sul portapacchi o anche banalmente sulla sella del passeggero, mettendola in maniera orizzontale o in maniera verticale rispetto all'asse della moto. L'overlander è possibile fissarlo grazie a 4 cinghie che vi garantiscono una ottima stabilità, ma sulle caratteristiche, vi ripeto, dei particolari prodotti non voglio dilungarmi perché mi sono dilungato già in altre recensioni. Il motivo per cui ho fatto questo video è perché volevo rispondere a tanti di voi che mi hanno chiesto proprio quali sono le similitudini e le differenze fra questi 2 prodotti. Quale dei 2 ha maggiore capienza? Quale dei 2 ha migliore versatilità? Quale dei 2 ha più sicurezza? Ecco, credo di aver risposto a tutte queste domande. La capienza, nonostante la diversità di litraggio, è pressoché identica, anzi l'overlander ha qualcosina in più proprio grazie a questa morbidezza, questa semirigidità della borsa. Di contro il motocase è sicuramente più sicuro, passatemi il termine, anche se sulla parola sicuro sulla moto prenderei tutto molto con le pinze perché rubano la moto, figuriamoci se non rubano le borse o il contenuto delle borse. Però certamente se si avvicina un malintenzionato con il motocase avrà sicuramente più difficoltà che con un overlander o con una qualsiasi altra borsa semirigida, semplicemente perché con un semplice coltello possono
aprire la borsa e prendere l'interno. Ma se ragioniamo così, probabilmente sulle nostre moto non metteremo nessun accessorio, perché banalmente anche un semplice specchietto della Double Take è possibile rubare, come è possibile rubare uno scarico, ma vi ripeto, rubano le moto, quindi il problema del furto, a mio modesto parere, non esiste, perché se ci poniamo il problema del furto di una borsa, allora non dovremmo comprare neanche la moto, perché rubano anche quella. Ovviamente entrambi i prodotti possono essere caricati all'esterno. Il motocase ha queste griglie che, come vi ho detto anche nella recensione, possono essere rimosse, ma che comunque consentono di ancorare altre borse, borsettine, borsettucce, mini bags, micro bags e altre borse, tal bags, e bottle holder, insomma tanti altri accessori che è possibile caricare sia intorno al prodotto e anche sopra, volendo poggiarci sopra un overlander o un'altra borsa. L'overlander di contro è possibile caricarlo grazie a queste code a castoro sia nella parte superiore e sia intorno, come vedete, a queste cinghie che permettono il fissaggio di altre micro bags o mini bags o portaborracce, quello che più vi è comodo. La parte di sopra, come vi ho detto, si può estendere e quindi ad esempio nel viaggio a Capo Nord, in questa sezione qui, io avevo inserito il treppiedi che adesso sta sorreggendo la cam. Tutti e due i prodotti hanno un'ampia capacità di carico, un'ampia modulabilità ed esteticamente sono molto belli. Sulla qualità di Lone Rider non vado oltre, perché chi ha provato i prodotti di Lone Rider sa di cosa stiamo parlando. Un'azienda sicuramente leader nel settore, che fa prodotti di un certo livello, prodotti di qualità, design esteticamente accattivante, funzionalità incredibile ed una resa pazzesca. L'invito ovviamente è di andare sul loro sito e vedere tutti gli accessori che fanno per tutti i mezzi, ma la cosa bella di questi prodotti, soprattutto di queste semirigide, è che sono universali, ovvero si adattano a tutti i mezzi. Qualsiasi mezzo potrà essere equipaggiato con un overlander, con una mini bags, con una micro bags, con un portaborracce, con una borsa serbatoio, con il 90% dei prodotti che troverete sul sito Lone Rider. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto il video è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per me è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!